Buongiorno e benvenuti, benvenuto Renzo Rosso Buongiorno. alla Milano Wine Week, a capo dell'impero diesel e con un ramo agricolo, la Diesel Farm, di cui oggi ci occuperemo. Questa serie di talk è iniziata ieri con il capo degli enologi Riccardo Cottarella e lo scopo è raccontare le persone che vengono da altri settori ma che hanno identica passione dei vignaioli puri a riguardo del vino, persone che hanno investito e, come dicevamo ieri, sono persone che non vogliono entrare nel vino e nell'agricoltura per avere un gioiello di famiglia o coltivare un hobby, perché come hobby sarebbe un po' costoso, diceva ieri Cottarella. Sono persone casomai che portano capitali in un mondo che in questo momento sta subendo le difficoltà del Covid e sta arrancando per quanto riguarda in molti casi le vendite in bar e ristoranti. Quindi dicevamo benvenuti agli imprenditori che danno energia, passione e anche una certa solvibilità, un certo tipo di apporto finanziario alle aziende del vino in questo caso, appunto. Allora, Renzo Rosso, 65 anni, 7 figli, di cui va orgoglioso. Ho lavorato tanto, A cui insegna sempre che bisogna provare le cose per impararle, come quando ho raccontato a Andrea, lo si buttava in piscina senza braccioli per imparare a nuotare. Poi loro si sono vendicati quando ho compiuto 55 anni e gli hanno fatto trovare un paracadute e l'hanno fatta lanciare col paracadute, giusto? Sì, è una storia simpatica. Cioè, un giorno quando ho fatto 50 anni sono salito in macchina, ho detto abbiamo un regalo per te e mi hanno bendato. Quindi, cazzo, è passato 5 minuti, 10, ma dove stiamo andando? E dopo alla fine sono arrivato dentro un capannone, c'erano 4 paracaduti per terra. Quindi la reazione è stata... Cosa faccio? Ho detto, se dico di no faccio la figura del coglione e quindi ho detto di sì a una condizione che volevo essere il primo. Allora, Diesel è un impero, come dicevamo, della moda che fattura 1,5 miliardi circa l'anno, che ha 6.500 dipendenti in tutto il mondo. Più che Diesel è OTB è un Sì, gruppo certo, dove abbiamo sì, sì. tante aziende, fra le quali c'è Diesel, che è la prima nata, da dove nasce un po' il mio mondo dell'abbigliamento, dove sono il fondatore, e poi adesso tante altre, Margiela, Marni, Victor Rolf, di Square, via di seguito. E poi ci sono stati degli investimenti negli ultimi tempi anche nell'hotellerie con l'Hotel Ancora di Cortina, e poi c'è stata la decisione di uscire da Natura Sea. Avevamo già degli hotel, fatto il primo negli anni 90, il primo 90 Miami, a giusto? Miami, il Pelican, che è stato uno dei migliori boutique hotel al mondo all'inizio, poi ovviamente ha avuto dei problemi perché la via è scesa, quindi la via è diventata stracommerciale. Adesso siamo in rinnovo lì completamente, lo stiamo rifacendo e nel frattempo anche il comune ha deciso di far tornare la via, si spera, agli antichi splendori, quindi ha chiuso il traffico e quindi speriamo di poter fare... Sì, ma no, ma il business è sempre andato bene, è un problema mi piacciono le cose cool, le cose di livello, non era più cool come quando era nato, era uno dei 50 hotel più belli al mondo. Quindi è rimasto un icon, è proprio una destinazione e sarà l'unico hotel che è fatto con tutti i pezzi veri, originali degli anni 40, degli anni 30, quindi un vero déco. E poi un altro investimento è stato l'acquisto di una quota di Masi, che è l'azienda dell'Amarone di Boscaini, della famiglia Boscaini, quotata in borsa. Lì qual è stato lo scopo? Cosa avete comprato? Il 5% in È nato come un'operazione finanziaria all'inizio, c'è la mia signora che si occupa di tutto il mio settore privato di investimenti, però è diventata una bella storia da raccontare, perché quando ho conosciuto Boscaini, anche se lui è più vecchio di me, ma è un pazzesco. Boscaini ha 80 anni quest'anno, Sì, è fresco, giovane, moderno, parla come un giovane di 25 anni, quindi è una bellissima persona
e quindi ora, Covid a parte che non abbiamo potuto fare tanto, l'idea di arrivare a fare delle proposte interessanti, moderne, anche sconvolgenti da Only the Brave anche nel mondo Masi. Cioè che Amarone si immagina. Ma, più che Amarone, di fare delle cose diverse, per cui vorrei lasciare un po' di suspense perché non voglio tirare via l'energia di quando la faremo. Allora, parliamo invece di Diesel Farm, che nasce nel 93 in una collina che doveva essere interessata a una costruzione di villette, giusto? Sono Inizia così. 5 mini colline, 300 metri sul livello del mare, la stavano spezzettando per fare una piccola Beverly Hills, perché è un posto bellissimo. E io ho detto al titolare che se la dava a noi, a me, l'avrei lasciata così, e così è rimasta. Nel frattempo adesso c'è una strada che taglia a metà la proprietà, è diventato praticamente un parco naturale, la gente ci può passeggiare, passa con la mountain bike, jogging, e poi sono più di 100 ettari, per cui ci sono tutti gli animali selvaggi che 100 ettari possono ospitare. Tra l'altro è a Marostica, giusto? È a Marostica, quindi sono vicino a casa, vicino anche alla fabbrica, facile, il posto dove normalmente vado quando ho un meeting dove mi voglio nascondere o dove vado con la mia famiglia e i miei amici, perché c'è del vino buono. E c'è anche un'altra cosa buona, almeno io mi ricordo da bambino, sono veneto anch'io, si andava a comprare le ciliegie a Marostica, sono famose. Sì, Marostica è patria di ciliegie e nella nostra farm, essendo poi questo terreno non è un terreno agricolo dove uno possa fare coltivazioni, abbiamo solo tipo 10 cm di terra, il resto è tutta sasso, argilla. E quindi possiamo solo avere arbusti, quindi arbusti, abbiamo il vino, abbiamo l'olio d'oliva e ovviamente un bellissimo orto biologico. Come è cominciata appunto l'avventura? Avete comprato queste 5 colline e la decisione è stata subito di aprire un'attività agricola? Diciamo che è un posto dove solo puoi spendere dei soldi, perché effettivamente attività non ne puoi fare, non puoi ricavare reddito, quindi ho pensato che cosa si può fare. Per caso ho avuto il piacere di avere un giorno lì con me a pranzo un enologo famoso italiano, Roberto Cipresso, dal quale poi nasce questa grande costola che io ho staccato, Umberto, e mi diceva che quel vino che produceva, che era un vino produzione normale nella fattoria, aveva un sapore particolare, quindi abbiamo fatto analizzare il terreno, che è pazzesco. Se un giorno se vieni là ti faccio vedere, abbiamo tutte le colline sezionate di come cambia il colore della pietra, e vedi anche dopo la reazione diversa che dà il tipo di vigneto, di vigna da una collina all'altra, è una cosa eccezionale. E allora abbiamo fatto questa analisi e lui diceva: cazzo, è pazzesco Renzo, qui abbiamo una Borgogna. E siamo partiti su questa avventura di fare del vino qualificato, quindi selezionando i grappoli, lasciando solamente 2 grappoli per vite, e mettendo su poi un impianto per fare la produzione, e ovviamente con lui e il suo team che mi seguivano, ed è nato questo vino che all'inizio non era così come adesso, poi andando avanti con il tempo siamo riusciti, grazie ad Umberto, a diventare sempre più alti di qualità. Oggi siamo da 94-96 punti di Parker, e ovviamente voglio arrivare a 100, e quindi sono orgoglioso. Sai, all'inizio quando sono partito solamente a un prezzo alto, perché era una bella bottiglia, perché avevo una storia da raccontare, perché io so il marketing, però il mondo del vino è un mondo molto conservatore, il mondo del vino è un mondo
che mi hanno mandato a stendere. Sì, per cui... ma c'è quasi un pregiudizio all'inizio tra le persone che vengono verso le persone che vengono da altri settori, c'è quasi un pregiudizio. Siccome vengono da altri settori non possono far vino buono, invece poi piano piano uno lo dimostra che no. Ho lavorato veramente tanto, ho lavorato tantissimo e siamo riusciti oggi in questo intento. Tanto è vero che abbiamo presentato il vino 2 anni fa alla Fiera del Vino a Verona e sono venuti i buyer più importanti di tutto il mondo. La Kim, che organizza la fiera, mi ha dato modo di parlare a 80 di queste persone e all'inizio erano un po' sai, E così. poi siete... Poi parlando e poi anche provando il contenuto, hanno capito che siamo veramente qualcosa di speciale. Quindi... Allora, la produzione è il rosso di rosso che e poi è l'Icon, un blend, che sono due Cabernet uvaggio Sauvignon. bordolese, no? Cabernet Poi Franc. abbiamo il Pinot Nero, e poi abbiamo adesso Pinot Nero, che è il nero di rosso. Nero di rosso, poi abbiamo il Merlot in purezza, che è il primo vino che siamo riusciti a fare biologico, perché la fattoria, da quando io sono entrato in Natura l'ho convertita in biologico, quindi il primo vino che nasce bio è il Merlot, e abbiamo il bianco di rosso che è Chardonnay puro, Sì. e questo in maniera particolare è incredibile, cioè nessuno può pensare che questo vino è un vino italiano, tutti pensano che è un Chardonnay francese perché proprio hai i minerali della Borgogna. Certo. E dopo c'è questo vino che non riusciamo mai ad averne un po' in scorta e finisce sempre subito, è il RR55, il Celebrating, che è un vino che hanno fatto di mia insaputa quando ho fatto 55 anni. Hanno fatto questo champenoise che è diventato un vino veramente speciale, quindi ho dovuto produrlo da quanto è piaciuto, quindi dai miei amici, da Bonno a Fiorello, tutti sono diventati matti e ho dovuto produrlo, ed è un vino che veramente va molto bene. Però Umberto ne ha portato qualche bottiglia che, se vogliamo, possiamo anche assaggiare adesso, mentre Umberto magari ce lo descrive, il Celebrating 2017. Allora, Umberto Marchiori, l'enologo di Diesel Farm. Bentrovati a tutti. Che sarebbe la costola che io ho staccato da Cipresso. Cipresso, Lui era il suo da braccio Roberto. destro. Erano le donne che si staccava la costola, no? Dalle letture bibliche. Bene, grazie mille a tutti, bentrovati. Celebrating nasce come una sorpresa, perché il signor Rosso è un grande estimatore dei vini francesi e ovviamente anche dello champagne. Succede che avendo in azienda sia Chardonnay che Pinot Nero, evviva, abbiamo detto proviamo e vediamo cosa ne esce. Ovviamente uno dei cromosomi di Diesel Farm è quello della ricerca del fare, della bottega artigiana, e quindi con un minimo di mestiere siamo riusciti a mettere in linea quelle che erano le attività e i passaggi strategici nella scuola classica dello spumante metodo champenoise, dando però un'interpretazione, un graffio identitario molto diesel. Qui siamo su uno Chardonnay 2017, è uno Chardonnay che cresce su un fondo di basalto, quindi una roccia granitica acida, reazione acida, e di conseguenza mantiene questa ispida rudezza graffiante che a noi piace molto e fa molto territorio. L'abbiamo dedicato ovviamente al signor Rosso perché con i 55 anni sono nate le prime 55 Magnum, che non sono durate tanto, insomma, ecco. Adesso riusciamo a fare sia la versione bianca, quindi un Blanc de Blanc a base Chardonnay, che la versione rosata con una prevalenza di Pinot Nero. Grazie Umberto. Grazie Umberto. E poi, oltre al vino, producete anche una grappa che vinificate con Cauvilla, famoso distillatore vicentino. Lui si viene a prendere le grappe e lui dice che è un piacere prendere le nostre grappe perché hanno del contenuto dentro. Certo. Normalmente quando prendi le grappe dice che sono troppo pressate, le nostre, non so, ancora più morbide.
E lui fa questa grappa che è un distillato, non è una grappa. Che è un distillato, sì, lui è un maestro della distillazione di frutti che trasforma appunto in grappe che sono appunto distillate, non acqueviti ma distillate. E poi abbiamo l'olio. E poi l'olio. E nell'etichetta della grappa c'è una frase che mi ha colpito e volevo farle una domanda su questo, cioè una grappa c'è scritto la tradizione contadina di mio padre. Quindi la sua famiglia ha un'origine contadina o è ancora... Io sono nato su una fattoria e esiste ancora, c'è mio fratello adesso e quindi da piccolo davo una mano a mio padre, quindi pulivo queste grandi botti, mi buttavano dentro per pulirle, si vendemmiava, cosa ricordo, facevamo una grappa fatta in casa che era un po' una cosa che si faceva senza che nessuno sì, vedesse. Illegale. Quello è un po' quello che ricordo da piccolo. Quindi aveva un po' di viti anche, cioè aveva un vigneto. Sì, è una fattoria abbastanza grande dove facevamo ovviamente il vino, sì, e poi anche, che ne so, il frumento, il grano, Mais, eccetera. le balovietole. Avevate anche animali? Sì, tanti, sì, c'è un allevamento abbastanza grande. Ho capito. È stato un periodo felice, un'infanzia felice quando si va in campagna. Non mi piaceva tanto quel mestiere, difatti io sono andato poi a studiare abbigliamento, fashion, però è un mondo figo, un mondo bello, che mi ha dato dei valori. Ecco, mi piace ricordare sempre nelle mie interviste che mio padre mi ha dato i valori della vita, la dignità, cose che oggi fai fatica a trovare nei giovani. E con questi valori poi che ho cercato di educare i miei figli e con questi valori anche che cerco di guidare le mie aziende. Le aziende. In Veneto si comincia a bere presto da bambini, no? Lei che vino ha bevuto per primo e a quanti anni? No, non mi ricordo, penso sia il Bacò, sai che cos'è il Bacò? No. Il Bacò è un vino nostro locale, sai che cos'è? È un fragolino. Non è un fragolino. Il vino Bacò è il vino che si vendemmia prima di tutti, prima del Merlot normalmente. Cazzo, non sapete che cos'è il Bacò? È incredibile. Vabbè, l'abbiamo spiazzato, la Sai costola che- di cipresso. Sono Anche tu da sono dei Veneto non vitigni sai che cos'è il americani. Bacò? No, È uno dei vini più stupidi che esista, più semplice, Sì. ed è il primo vino che normalmente viene pronto, la prima uva che normalmente si prende. All'epoca quando- forse non esiste neanche più perché non ho mai visto. Non è ammessa la commercializzazione di ok. questo vino qua. Può darsi. è tipo fragolino. È da Vitis Labrusca, No, è non americana. non è quel dolce fragolino, famiglia, insomma. no. Tipo un Merlot ancora più leggero. Allora, il prossimo anno dobbiamo fare una degustazione degli ultimi rimasti che ci sarà. Underground, qualche- perché sarà sì, bene. underground, esatto. No, sì. voglio chiedere se esiste ancora dalle parti mie questo vino. Sì. Qualche contadino magari c'è. A livello familiare. A livello familiare. E dei vini veneti più in generale cosa pensa? Cioè Prosecco, Amarone che non Sì, produce? ci sono dei bei vini, dei bei produttori. Sono contento del Prosecco perché alla fine è una formula molto democratica per vendere le bolle, per cui mi dispiace che poi questo Prosecco adesso venga prodotto un po' dappertutto, però una bella storia da raccontare secondo me, perché lo champagne è molto impegnativo, quindi il Prosecco è una cosa molto veloce, molto semplice, molto democratica, molto buono per i nostri contadini, le nostre aree che hanno potuto... Beh, certo, alcune aree sono proprio riscattate, anche Amarone. la stessa Conegliano Valdobbiadene fino agli anni 60 era una zona povera a livello agricolo. Adesso L'Amarone è sicuramente best in class, un sistema praticamente diverso di fare il vino, loro vendemmiano, devono lasciar lì 3-5 mesi le uve ad appassire ed è qualcosa di speciale che si fa solamente in Veneto. E dopo c'è questa Diesel Farmer, ho sentito che fa delle cose molto speciali. uno nuovo. Ok. Sì, no, sicuramente. Il vino che le assomiglia o le piace di più, qual è nella gamma di rosso? Bianco di rosso, nero di rosso, Ma, sai, rosso di rosso?
Se O la bolla? devo essere sincero, non c'è uno che veramente dico è migliore dell'altro, perché abbiamo del best in class del Chardonnay che chiamiamo Icons, e quello lì mi va bene per determinate occasioni. Il Merlot in purezza mi va bene in determinate altre occasioni, per cui dipende da in che momento sono io psicologicamente, e cosa vado a mangiare e con chi anche. Certo. Però devo dire, non ho una simpatia in più per uno o per l'altro, penso tutti quanti sono veramente per me speciali. Qual è quello che è più frutto del lavoro di Umberto e invece quello che è più, diciamo meno costruito ma più naturale? Dove lui lavora tanto, per me dove lui spende più tempo è nel Cabernet Sauvignon, quindi nel rosso di rosso, ovviamente con questa versione speciale che abbiamo Icons, e nelle Celebrati, nelle bolle, perché poi là devi pensare che nel rosso di rosso il mio sogno è di fare l'atelier vero della moda, trasformarlo in vino. Certo. Quindi io voglio arrivare siccome facciamo una vendemmia, abbiamo i vigneti poi posizionati in colline, e nelle colline ti ho detto prima che abbiamo dell'argilla, della terra completamente diversa. Quindi la resa è leggermente diversa a seconda poi della vendemmia che facciamo, perché vendemmiamo, non so, l'esterno del perimetro di quel vigneto o il centro di quel vigneto anche a giorni alterni. Quindi abbiamo alla fine delle baricche di vino che hanno delle tonalità diverse. E dove sta l'atelier della moda portato al vino sta che voglio arrivare a prendere i grandi ristoratori, Cracco, i grandi chef, e ognuno si possa fare il suo vino. Quindi prendiamo tutte quante mezzo litro di tutte quante le barrique, e con il mio winemakers si mettono là e uno si può fare il suo blend. Certo. E quindi il blend fatto da lui ce l'avrà solo lui e basta, come un abito fatto in casa, e io voglio farlo con il vino. Avete già cominciato a fare questo? Ci stiamo arrivando, dovremo partire già dalla stagione prossima. Allora, intanto volevo ringraziare di nuovo Umberto perché mi ha detto che oggi è l'ultimo giorno della vendemmia. Infatti faremo un brindisi conclusivo. Faremo un brindisi. Proprio col Intanto, Cabernet Sauvignon. No? Vogliamo assaggiare il rosso di rosso? Sì, intanto? è in preparazione. Faccio Dai, due parole giusto esatto. per inquadrare Spiegaci l'assaggio. un po'. Un'altra parte della genetica di Diesel Farm è basata sulla digeribilità, che è un concetto molto attuale, sia da un punto di vista produttivo, quindi viticolo con certificazioni eccetera, ma anche da un punto di vista fisiologico. Okay? Faccio un passaggio. Noi siamo un filtro organico, tutto ciò che ingeriamo viene filtrato ed è correlato direttamente con il nostro stato di salute attuale e atteso, ok? Quindi, siccome in cucina e in cantina non è difficile produrre delle pietanze o delle bevande saporite, perché è possibile condire, ok? Il problema è che poi noi filtriamo il condimento. Succede che uno degli ambiti su cui stiamo investendo e abbiamo investito molto è stato proprio questo passaggio qua. Puntare sul talento, cioè sull'attitudine, la predisposizione, la spontaneità nel fare un qualcosa, okay? Nell'ottenere un risultato, togliendo tutti quelli che potevano essere degli additivi, coadiuvanti e tutti quei correttivi che normalmente si possono utilizzare. Okay? Faccio un passaggio. Tutti mangiamo l'insalata. Se voi prendete l'insalata e la dividete in due aliquote, una la stropicciate, l'insalata stropicciata sarà sempre più amara, più secca e più vegetale rispetto all'insalata integrale. Okay? Allora, il goal per fare un grande vino rosso è non stropicciare la buccia, non stropicciare il tessuto vegetale, semplicemente. Quindi questo vino qua è figlio, come diceva il signor Rosso prima, di una selezione puntuale in vigneto di quelle che sono le viti più equilibrate. Vengono sgranellate, gli acini interi messi in barrique, okay? È una fermentazione, si chiama integrale, la barrique rotola, di modo che ci sia una lisciviazione spontanea e molto molto delicata di quelli che sono i soluti condensati, tutte quelle fragranze aromatiche e coloranti a livello della buccia, mantengono 2 mesi. Questo tra l'altro nel 2015 l'avevamo fatto anche con un lievito madre, okay? Quindi preparando un lievito spontaneo, un lievito nativo dal vigneto, e questo ha prodotto l'edizione 2015
Quindi questo è un vino che ha 5 anni di vita, proprio in questi giorni. È figlio di un assemblaggio tra Cabernet Sauvignon, Merlot, la prevalenza è Merlot, e una piccola puntina di Cabernet Franc. È una tiratura molto limitata, e la cosa secondo me più emozionante è proprio la spontaneità della materia. Questa è uva liquida della Diesel Farm dell'anno 2015 e niente di più. Ok, e faccio un breve inciso prima con il Celebrating che mi sono dimenticato. Sono 10 anni, Renzo, che abbiamo il Celebrating, proprio quest'anno è il 10° anniversario di produzione. Bene. Grazie mille. Tra l'altro 5-5 c'è scritto nella bottiglia, ho visto, perché 5 è il suo numero fortunato, giusto? Sì, sono nato nel 55, per caso ho comprato la mia prima casa, era numero 5, e poi, che ne so, il plate, la targa della macchina 5, il numero di telefono 5, allora è diventato il mio numero magico. Rincorre, il 5 è un numero che si rincorre e rincorre. Adesso è pazzesco, adesso ho tutte le macchine targate 555RR. Sì, veramente. Allora la gente mi dice, ma l'ha fatto tu apposta? No, è un caso. Allora, quali sono i produttori italiani di vino ai quali si aspira o insomma guarda con più ammirazione per quello che sono riusciti a fare? C'è tanta gente brava da noi, mamma mia, penso all'Italia, niente da invidiare alla Francia. Devo dire, i Gaia sono veramente fenomeni, bravi, ovviamente Masseto, Ornellaia, Sassicaia, tutta la Toscana mi piace tanto, Montalcino, Biondisanti, quindi abbiamo veramente della best in class in Italia. Quindi, grandi rossi. Sono orgoglioso quando vado in giro per il mondo di vedere nelle wine list dei ristoranti, di vedere questi vini, perché per me non abbiamo veramente niente da invidiare i francesi, anche se sono un grande estimatore dei francesi. Loro hanno veramente una classe superiore per certi aspetti. In alcuni casi mi piace quando loro riescono a fare un vino a 12 gradi e mezzo e non a 14, e dà questa limpidezza, questa qualità certo. incredibile. Penso che io dico a lui, dobbiamo abbassare il grado, cioè tipo fare il vino a 14 gradi sono capaci tutti, ma fare il vino a 12 gradi e mezzo non è la stessa cosa. Certo. Quindi pensa quanto lavoriamo di sofisticatezza. Ovviamente io faccio braghe, certo. Io do indicazioni a Umberto di quello che vorrei arrivare. Sì, fare braghe è un po' riduttivo magari, però va bene, rende. No, è anche il concetto che diceva Umberto della digeribilità, che è anche legato appunto alla gradazione alcolica, ovviamente, certo. Cioè, il bello è anche quando vai al ristorante o quando sei a casa, cioè che ti puoi bere 2 bicchieri di vino, altrimenti se è troppo forte, 14 gradi e mezzo, fai fatica, hai capito? Quindi ecco sì, perché secondo me deve duro. Essere una gioia bere un bicchiere di vino e non che devi solamente bere un sorsino e basta, altrimenti vai sulla Marona, che è un'altra cosa. Certo. Quante bottiglie più o meno fate? Poca roba, 20.000. 20.000 bottiglie. E riuscite ad esportarne fino a quanto? Al 70% penso. 70%. Sì, ma adesso come sarà finita tutta la strategia, tutto quanto a posto, a quel punto lì dovremo arrivare che assegniamo un numero di bottiglie per paese e basta. Certo. Perché adesso siamo ancora in fase, non siamo ancora così strutturati come io voglio arrivare. Io voglio arrivare che avere una bottiglia nostra devi prenotarla, quindi certo. Ci vorranno ancora un paio d'anni, 3, lavoreremo anche con il marketing, con la comunicazione, però quelle sono il numero di bottiglie che facciamo, quindi di più di là non possiamo andare, ecco perché deve arrivare ad essere una cosa che uno sogna di avere sopra il tavolo e non solamente un vino da bere questa sera. Il paese, diciamo, in cui l'esportazione maggiore sono gli Stati Uniti? Ma in questo momento è incredibile da dire, non so, io vado bene in Giappone. In Giappone? Ma in Giappone nell'abbigliamento, pensa che nel mio mestiere principale
il Giappone rappresenta per me quasi il 25% del mio fatturato. È tanto. Ma siamo veramente delle rock star, cioè, e con tutto quello che facciamo, e il vino anche è partito molto bene in questo paese. Ovviamente dopo viene la Cina, abbiamo USA e via di seguito. Certo, poi l'Europa, sì. Beh, diciamo, per quanto riguarda questa gestione nel periodo del Covid, quindi dal febbraio scorso, è stato difficile per il vino e Sì. anche per l'altro settore, la moda, più per l'uno, più per l'altro? Ma difficile per tutte e due. Andando nel settore specifico del vino, è chiaro che ristoranti chiusi, cioè chi lo vendi? Quindi devi reinventare un modo nuovo di vendere il vino, quindi stiamo lavorando su tutto un lavoro di CRM, quindi avere il dialogo direttamente, il B2C, il dialogo direttamente con il consumatore finale, e quindi fare arrivare quello che stiamo facendo, dare i messaggi simpatici, dare il messaggio delle celebrity che adorano adesso questo vino, e quindi instaurando questo dialogo diretto lì puoi fare delle vendite, perché oggi con quello che il Covid purtroppo ci ha dato diventa difficile. Quali sono le celebrity che sono appassionate del vino rosso? Da Bono a Fiorello che ne so, tutti questi nuovi ragazzi, a Franco Tozzi, dammi una mano, ce ne abbiamo Renato Zero, chi? Andrea Pezzi, le donne, la Capotondi, abbiamo la Melissa Satta, chi abbiamo ancora a bordo, la ex moglie Barale, una lista veramente, no? Se vai le trovi sul nostro L'anno prossimo potremo fare una cosa con Bono direttamente a Milano, se riesci a portarlo a Milano. Lui è difficile, però lui impazzisce per le bolle nostre. Per le bolle. Sì, veramente. Quello è il suo vino preferito. Bolle di bene, questo diciamo che aiuta e aiuterà, penso avrà aiutato anche la vostra fama nel mondo della moda a veicolare almeno nei primi anni il messaggio. È chiaro, quando una celebrity si accosta a qualcosa è molto più facile che poi questo qualcosa venga anche visto in maniera diversa dal tuo pubblico. Quindi diciamo i progetti del futuro sono creare una nuova rete più definita di distribuzione, fare il vino su misura per dei grandi chef e poi aprire, quindi adesso stiamo per andare a fare questo hotel di Cortina che mi sta impegnando tantissimo. Che tra l'altro è un hotel storico, ci andavano i miei suoceri tutti gli anni all'hotel Ancora. Ma cambierà completamente. Diventerà un boutique hotel. No, io pensavo che diventerà una boutique hotel, poche camere, grande, ovviamente tenendo conto dei tempi moderni del Covid, quindi diventa un ambiente dove uno può stare molto tranquillamente con la propria famiglia senza la contaminazione di avere tante persone intorno, e poi con tante caratteristiche che non voglio svelare adesso, che stiamo facendo interessanti. E poi stiamo anche per fare un agriturismo dove la Diesel Farm, Lì a Marostica. anche quella verrà una cosa super figa, che sarà diversa da quelle esistenti, dove metto tutta la creatività di quello che imparo girando il mondo, insomma. L'hotel Ancora è vicino all'enoteca Gerry, Sì, magari sì. può essere una cosa, un connubio, Sì. il vino e... A Cortina tra l'altro si beve perché poi da un certo punto le piste chiudono e c'è l'enoteca che è piccola e sempre piena di solito, quindi magari pensate a qualcosa del vino anche a Cortina, c'è questa idea nell'hotel. Quello che proveremo anche noi, ovviamente oggi lo spritz, l'aperitivo è diventato un momento gioiale di tutte le persone, e quindi sicuramente è un momento che va sfruttato, e con il vino possiamo fare tanto. Come mai invece siete usciti da Natura Sì? Che mi pare che questo sia il momento
diciamo, dominante per il biologico e anche a livello di mercato. Ma Amo Natura allargato. sì, veramente penso sia una cosa, adoro Natura sì, hanno un prodotto, forse penso che Natura sì sia l'unico vero brand biologico, perché tutti gli altri brand che dicono di essere bio in realtà tentano di fare qualcosa, quindi avendo vissuto Natura sì, penso che loro sono veramente proprio dei fenomeni, proprio bravi, e garantire che è un prodotto quasi 100% biologico, perché il 100% nel biologico non esiste purtroppo. E mi dispiace di essere uscito da questa storia, era proprio io avevo una visione di come gestire l'azienda diversa dai fondatori. Io volevo fare ovviamente una cosa figa, bella, alta, e loro avevano una visione totalmente diversa, e per cui non abbiamo potuto continuare questa storia insieme. Il vino deve essere necessariamente biologico? Il vino del futuro, secondo me, spero sia biologico. Noi lo siamo adesso al 100%, e mi auguro che anche gli altri vadano su questa direzione. Vedo che anche le grandi firme, le grandi marche francesi stanno veramente girando completamente in questa direzione, ed è auspicabile che anche gli altri ci vadano. Avete mai pensato anche alla biodinamica, cioè un passo ulteriore? Quella è ancora è molto difficile, la biodinamica, perché sai, anche se vengo dal mondo della fattoria, dove la luna, l'imbottigliamento a seconda del cambiamento di come girano, del cambiamento delle stagioni della luna, da seguire, è tosto da fare, molto tosto, però penso che non ci arriveremo mai a quel livello lì. Però è bello che ci siano delle piccole realtà che possano farlo. Sicuramente. Va bene. Umberto, vuoi dire una cosa finale sulla Sì, gamma? che fra 3 mesi è Natale, per cui ricordatevi dei vini Diesel Farm. Okay? Abbiamo fatto il consiglio per gli acquisti alla fine, va bene. Molto nice, grazie. Va bene, grazie Luciano. mille. Grazie a voi. Luciano, volevo Vai, fare un ringraziamento. Allora, per noi siamo la manifestazione più giovane del mondo del vino, fatta da un gruppo giovanissimo, perché l'età media è 31 anni, e il nostro sogno è quello di creare a Milano quello che negli anni si è creato per amore per il design, perché Milano, chiaramente, è la capitale dell'eccellenza, meritava un grande momento anche di riflessione sul vino, che è un'altra delle nostre grandi eccellenze italiane. E oggi averti qui è veramente un onore particolare, perché noi anche con Luciano ci siamo interrogati tante volte su questo concetto, e poi chiameremo anche Umberto l'anno prossimo, perché abbiamo pensato agli stilisti del vino per parlare degli enologi, perché in fondo loro prendono quello che è il tessuto, quindi il territorio, le vigne, e lo trasformano in capi vinicoli straordinari che abbiamo sulle nostre tavole, che vanno sulle tavole del mondo. Quindi è anche una bella metafora quella che possiamo cercare di portare. Quest'anno ovviamente siamo in una situazione particolare, come vedi non c'è una platea, perché ovviamente siamo connessi digitalmente, ma la cosa più bella che ti dico è che abbiamo 1 migliaio di persone che ci stanno guardando tramite la nostra Digital Wine Fair, che è la prima piattaforma che abbiamo creato e che trasmette in tutto il mondo. Questo è molto importante. Questa degustazione resterà, questa intervista resterà e diventerà una bellissima testimonianza della tua presenza qui. E insomma, Milano riparte con questa manifestazione, anche la moda, e ce lo insegni, insomma, ha fatto una settimana della moda, ovviamente in tono minore per ovvi motivi, però con tanta voglia di fare. Noi abbiamo deciso di attivare una città, ci sono centinaia di eventi in giro, tutti fatti con le norme, però vogliamo dimostrare che si può fare anche in un momento come questo, e veramente per noi è un onore averti qui oggi. Grazie per avermi invitato. Purtroppo questa realtà dobbiamo pensare che la vivremo per un po', quindi il Covid esiste, dovremo convivere e quindi troviamo il sistema migliore per poter essere un po' allegri, simpatici di vivere la nostra vita, perché altrimenti è abbastanza triste questa storia che ci è capitata. Pensate
quante persone rimarranno senza lavoro, come aprono i licenziamenti adesso a gennaio, quante attività hanno chiuso o andranno a chiudere, per cui non è una bella storia, è una storia che dovremo trovare il sistema per venirne fuori. Ovviamente ognuno di noi cercherà di fare meglio che può per sopravvivere, per salvare i propri dipendenti e per continuare. Grazie Renzo ancora. Grazie Renzo. E in bocca al lupo per i tuoi video. Grazie mille. The sounds of women I'll never meet, and when my eyes are closed I can start to feel